Iniziamo una nuova avventura, è arrivata la motozappa Blackstone MHG 2200 a fronte di un prezzo d'acquisto molto interessante, dopo ve lo dirò. Presenta alcune particolarità e alcune caratteristiche tecniche molto interessanti. La montiamo insieme, ma velocemente perché come sempre, come è successo anche con la barra falciante, sempre della Blackstone, il video di istruzioni presente su AgriEuro è molto più completo di quello che posso fare io. Però vediamo i passaggi principali, vediamo se ho qualche difficoltà nel montaggio, ve lo dico. Lì magari dove c'è da mettere un pochino più di attenzione. Vi parlo un po' del motore, delle caratteristiche tecniche principali e poi le andiamo a provare nel campo. Questo video è stato realizzato in collaborazione con AgriEuro, che ringrazio, me l'ha inviata in test. Dopo il test la rimanderò al mittente. Come sempre in questo genere di video sarà un video abbastanza lungo, abbastanza tecnico. Se non vi interessano alcuni punti del video, sotto vi lascio i capitoli, saltate direttamente lì dove dovete andare e così magari non perdete tempo e non vi annoiate. Ci vediamo dopo la sigla. Uno dei punti più difficili di questa motozappa come montaggio, intendo come assemblaggio, è quello della fresa. Allora, brevemente, vedete, esistono due tipi di zappette, una che ha il taglio verso l'alto in questo caso e un'altra che ha il taglio verso il basso. Qui noi dobbiamo montarne due alternate una con l'altra. Ovviamente tutte le frese, ruotando in questa direzione qui, devono avere il taglio verso l'esterno. Vedete, questa e questa sono rivolte verso l'esterno, verso di me, con il taglio giusto. Poi si mettono le altre due dell'altra serie che vanno installate così. Ecco, vedete, queste due che ho messo adesso hanno la punta rivolta verso l'interno e il taglio nella direzione giusta, mentre quelle due che erano già installate hanno la punta verso l'esterno. Ovviamente questo svaso qui va verso l'interno, quindi anche questo è un aiuto che abbiamo perché non le possiamo montare così. Ecco la prima presa fatta. I pneumatici mi sono piaciuti moltissimo perché sono Tractor, hanno la camera d'aria all'interno, vedete qui c'è la valvola per gonfiarle, sono molto belle, molto ben sagomate. Per montare il mozzo bisogna svitare questi 4 bulloni, si avvita il mozzo alla ruota e si ferma il tutto. Dall'altra parte c'è un perno come questo con la sua coppiglia. Dopo le vediamo nel dettaglio, vediamo come funziona e la spostiamo insieme. È una motozappa pesante, pesa 80 kg, non è uno scherzo, quindi parliamo già di una motozappa con una certa personalità, ecco, diciamo così, non è un giocattolo questo. Bene, due dati tecnici e poi vediamo i particolari. Motore proprietario 212 cc, 7 cavalli, arriva senza olio cambio, questo è importante, ma AgriEuro fornisce anche l'olio e senza olio motore ovviamente. Vedete, io ho montato le due gomme Tractor davvero importanti e queste servono per lo spostamento. Ai lati ho messo le due frese già montate, sono pronte per essere installate, si toglie un perno, si tolgono le ruote e si infilano le zappette. Capacità di lavoro dai 90 ai 60 cm, a seconda se togliamo o se lasciamo montata tutta la zappetta. Le zappette sono pesanti, come vi dicevo è una macchina robusta. Di primo acchito questa è sicuramente la più pesante che io abbia mai provato, è una macchina veramente imponente e per quello che costa davvero sono sorpreso dallo spessore dei materiali e dal peso. Parliamo di circa 500 euro su AgriEuro, adesso ve l'ho detto, quindi poi sotto vi lascio il link in descrizione e se vi interessa ve lo andate a vedere. Mi avvicino, facciamo una panoramica del cambio. Ecco, 3 marce avanti, una marcia indietro e anche questa è una cosa abbastanza anomala su una motozappa di questa categoria. Ovviamente vi sono tutte le sicurezze del caso, i comandi sono ridotti all'osso ma sono molto semplici. Abbiamo una leva di innesto che ha una sicurezza ulteriore, che è questa, bisogna premerla e poi schiacciare. Questa permette il muoto in avanti delle frese o, come in questo caso, delle ruote del movimento. Acceleratore e arriva già premontato e pulsante di spegnimento. Ovviamente per l'accensione bisogna premere on e poi tirare la funicella. Ricordiamoci che siamo senza olio, quindi adesso non lo facciamo. La leva del cambio a me è piaciuta moltissimo, ha un bellissimo grip e ha i selettori con retromarcia folle, prima, seconda e terza. Ultima cosa, vediamo in diretta il filtro dell'aria, in diretta perché ancora io non l'ho aperto, quindi lo scopro con voi. Questo è molto interessante, guardate. Vedete, questa è una cartuccia a bagno d'olio. Qui dentro bisogna mettere un goccio di olio motore fino al livello qui dove è scritto oil level. Olio normale, olio motore ovviamente pulito, mi raccomando, e questo va controllato a seconda del libretto di istruzione dei tagliandi. Il potere filtrante di un filtro dell'aria a bagno d'olio è superiore a quello di una in carta, quindi è una buona soluzione, è una soluzione professionale, volevo far vedere.
Basta poco, tanto lo si vede quando si arriva poi al livello, e questo a seconda dell'utilizzo che se ne fa e del manuale di uso e manutenzione va poi sostituito. Ovviamente poi bisogna togliere anche la cartuccia e dargli una pulita. Bene, finito l'assemblaggio della macchina, adesso è il momento di mettere l'olio motore e l'olio cambio. Il produttore ci fornisce 2 confezioni da 1 kg di olio 80 W90. Nel mio caso ce n'era già all'interno, quindi ho soltanto rabboccato e sono arrivato al limite della stina. Il rabbocco lo si fa da qui e questa è una stina graduata esattamente come funziona con l'olio motore che adesso faremo insieme. Per l'olio motore invece si usa il 15W40. Ora attenzione, leggete sempre il manuale d'uso e manutenzione. Su questa macchina dopo le prime 5 ore di utilizzo si scaricano gli oli, olio cambio e olio motore, si tirano via, si usa dell'olio nuovo, lo si fa girare per 5-10 minuti, si scarica di nuovo e si rimettono gli oli puliti. È un'operazione, se vogliamo, un po' dispendiosa perché dobbiamo utilizzare parecchio olio, però serve per mantenere in efficienza la macchina. Dopodiché bisogna seguire i tagliandi negli intervalli previsti dal manuale di uso e manutenzione. È importante fare questi lavori perché è una fase di rodaggio, quindi se vogliamo mantenere la macchina a lungo, e questa è una macchina che secondo me merita di essere mantenuta in un certo modo, è corretto seguire il manuale di uso e manutenzione. Bene, mi avvicino, facciamo il rabbocco dell'olio e poi ovviamente la mettiamo in moto. Prima di iniziare, il rabbocco dell'olio c'è anche dall'altra parte. La vite di scarico è qui sotto, voi non la vedete, c'è il parafango, comunque ci si arriva con una chiave tranquillamente. A stina graduata, andiamo a tentativi perché non so quanto ce ne va. Come sempre vi consiglio di aiutarvi con un tubo, è il lavoro più semplice da fare. Bene, piena. Ora come il mio solito io la accendo, la faccio girare 2-3 minuti, mi fermo e dopo rifaccio il livello. Ci prepariamo, metto un po' di benzina, vi ricordo che è in 4 tempi, e la mettiamo in moto. Bene, per la prima messa in moto le operazioni da fare sono semplici: pulsante su on, diamo un po' di acceleratore, poco, chiudiamo l'aria, apriamo il rubinetto della benzina, quello ovviamente deve rimanere aperto. Dai, 2 tirate di funicella e uno, Vi parlo 2 minuti del cambio. Allora io l'ho provata un po' prima di farvelo vedere. N neutral, siamo in folle. Se devo mettere la retromarcia devo premere la leva, c'è scritto anche qui ma è scritto in inglese, poi magari non tutti capiscono. Si preme la leva, si spinge verso di noi. Ecco, in questo momento è una sorta di sicurezza ovviamente per evitare che venga inserita involontariamente ed è una cosa positiva. A questo punto la motozappa va indietro. Attenzione, è una retro molto veloce. Prima, seconda, terza. Vi faccio vedere come funziona in realtà. Siamo in folle. Lo sposto io. Retro. Prima, la prima è molto vicina, seconda, terza, non ho premuto tutta la frizione altrimenti andavo a sbattere. Torniamo in folle. Adesso andiamo a provare sul campo e montiamo ovviamente le frese. Ci spostiamo intanto con le ruote, poi montiamo le frese, ma facciamo soltanto una prova di fresatura e vediamo come lavora. Allora montiamo le frese, sono in leggera pendenza, quindi ho messo la retromarcia, la motozappa quindi è bloccata. Ho utilizzato anche il suo cavalletto anteriore, molto comodo perché si apre e si toglie semplicemente con questa leva, c'è una molla di richiamo. Alzo leggermente la motozappa, sfilo, piglia, e poi, sperando di aver trovato il buco giusto, bisogna giocarci un po' per trovare la posizione corretta. Poi una volta che si è trovata, insomma, si capiscono le distanze e si fa molto velocemente.
Prima di fare questo pezzo di video l'ho usata per un po', ho fresato un 20 metri di terra che non erano stati mai fresati negli ultimi 4-5 anni e si è comportata veramente molto bene. Il primo passaggio molto lentamente con la prima marcia, il secondo passaggio leggermente più veloce con la seconda marcia, poi ho fatto pochi metri con la terza marcia per capire come funzionava. Non l'avevo mai provata la terza marcia, ma per me e per il terreno che ho non è indispensabile, quindi io mi fermerei la prima e la seconda marcia. Questo pezzo di terra qui invece lo vediamo insieme. Sono circa 10 metri, però non è stato fresato a memoria d'uomo. Io abito in questa casa da 10 anni e non è mai stato lavorato questo pezzo di terra perché è sempre stato un camminamento. Ora volevo allargare l'orto di qualche metro, quindi ne approfitto, faccio la lavorazione del terreno e seminerò legumi. Farò una cosa molto leggera, molto light, però mi serve per capire come va questa motozappa della serie pesante su un terreno che praticamente non è stato mai lavorato. Il mio terreno è molto argilloso, è un terreno duro, se piove diventa compatto come la pietra. Ora non sta piovendo da un paio di settimane, non è il terreno migliore, non è in tempera. Il terreno in tempera è quello leggermente umido, questo è molto asciutto adesso, quindi vediamo come si comporta. Quindi il primo passaggio lo farò molto lentamente, superficialmente per rompere la crosta in prima marcia. Dopodiché, se vedo che la motozappa risponde bene, rifarò il secondo passaggio con la seconda marcia, altrimenti rifarò il passaggio con la prima. Insomma, bisogna capire un po' il terreno, conoscere la motozappa e lavorare di conseguenza. Ci mettiamo al lavoro. Mi ha piacevolmente sorpreso. Il terreno sì, è asciutto, però solo nel primo strato. Infatti mi sono accorto che sotto era umido. Questa è una delle proprietà del terreno argilloso, quindi sono andato giù abbastanza bene. Come avete visto, ho lavorato in pendenza e storto perché il mio terreno in questo momento sta scendendo da questa parte e sta scendendo verso il retro, quindi lavoro in salita e lavoro leggermente storto perché non posso andare dritto, altrimenti mi porta fuori, mi porta verso la rete, non va bene. Quindi lavoro leggermente storto. Ho fatto la prima parte a velocità 1, credo che possiamo azzardare a velocità 2. Sto usando i dischi, se vedete, perché qui ho dell'erba. Senza i dischi l'erba verrebbe attorcigliata nelle frese, insomma si lavorerebbe male. Con i dischi questo problema non c'è, perché l'erba si ferma prima di entrare dentro le frese. Torno indietro e vediamo come lavoro a velocità 2. Allora mi ero ripromesso di non provarla la terza, ma visto che c'è, è più forte di me, la devo provare. Facciamo giusto giusto un metro, per vedere un po' come va
Ho già fatto 2 passaggi, quindi dovrebbe scendere molto, eh. Allora, terza marcia, viene fuori quasi farina. Questa è la terza marcia. Mi prendo la seconda. Ecco, nella seconda marcia, vedete, ci sono dei pezzi un pochino più grandi. Ora, questo lasciate perdere, è un terreno di riporto, eh. Vedete, ci sono dei pezzi di mattone, però generalmente il terreno viene così. Ora dovete decidere voi se vi basta così o se lo volete più sfinato, allora mettete la terza marcia e fate un giro. Tiro le somme. Allora, questa costa circa 500 euro, più o meno, dipende un po' dalle offerte, 500-550 euro. Secondo me, se avete bisogno di un utensile del genere, della serie pesante, a meno non trovate niente. I punti di forza di questa motozappa ovviamente è il prezzo, il fatto che sia molto pesante, le ruote per lo spostamento, 3 marce avanti, una retro, anche questo non è scontato. Mi è piaciuta veramente tanto. Per un terreno argilloso come il mio, poco lavorato, questa è l'ideale, senza dover spendere chissà quanti soldi. Difetti al momento non ne ho trovati, se non la velocità di partenza delle varie marce, soprattutto la prima e la retro. C'è da dire che usandola, ed essendo sul terreno e non sul cemento, il problema si è minimizzato. Quindi sì, si avverte lo scatto iniziale, soprattutto con le ruote sul cemento, ma sul terreno questo non si avverte, quindi va bene così. Bisogna serrare bene la bulloneria dopo che si è utilizzata. Io ringrazio Agriero per avermi dato in testa questa motozappa, la restituirò adesso a fine video. Io non posso fare altro che consigliarvela, anche perché ci sono tutti i pezzi di ricambio e questo è molto importante. C'è lo spaccato una volta che fate l'acquisto, c'è lo spaccato su Agriero e tutto ciò che vi serve voi lo trovate lì, lo ordinate e vi arriva a casa, e questo è molto importante. Secondo me vale la pena farci un pensiero se avete bisogno di un utensile del genere, ovviamente. Bene, è tutto per questo video, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, condividete, vi auguro una buona giornata.